Ragazzi, passeggiata nel parco oggi. È un video un po' lungo. Avete visto il microfono? Quindi è il video un po' lungo, circa un'oretta, però so che vi piace. Ma dovete fare uno sforzo e lo sforzo è dalla testa alla pancia, perché prima di fare l'acquarello devi pensare, devi fare lo schizzo e devi fare la pianificazione. Dopodiché c'è il divertimento ed entriamo nella panza, nella nostra panza. E dunque fai anche lo schizzo, pensa com'è la composizione, dov'è che voglio mettere i vuoti funzionali, i negativi colorati, la fusione. In questo video vedi tutto, dalla A alla Z, ma la prima parte ti prende un po' di tempo, perché è qua la testa, la nostra bella testolina, e devi fare questo procedimento. Fatto quello, poi tutto l'acquarello fluisce da solo. Quindi guarda fino alla fine, divertiti e fai anche una passeggiata nel parco e non solo davanti al PC o cellulare o quello che è. Andiamo a camminare, questa volta con i pennelli. Questo è un piccolissimo assaggio e se guardi fino alla fine vedrai come tutto il quadro si completa dopo lo schizzo. Ragazzi, questo è il video della passeggiata nel parco. La foto l'avete visto nell'introduzione. Come sempre facciamo prima lo schizzo, ok? Lo schizzo sempre sul nostro foglio appunto da schizzo. Io oggi sceglierò un formato quadrato, quindi lo schizzo lo faccio già quadrato. Lo schizzo a cosa serve? Serve a orientarci dopo sull'acquarello, ok? Prima cosa, se questo è sarà il mio futuro formato, quindi quadrato, qui ho già fatto un segno, come vedi. Gli alberi finiranno qui ci sarà l'orizzonte, ok? Vuol dire che in questa zona c'è alberi barra natura, ok? Qua sotto le macchie d'ombra della vegetazione. Quindi abbiamo suddiviso il foglio in questo modo, vuol dire che l'orizzonte non è in mezzo al foglio, ok? Ma questo lo sappiamo. Quindi se abbiamo questa suddivisione, abbiamo un fuoco, ok? Il fuoco dell'acquarello, lo sapete, è lì dove l'occhio va per primo e ho deciso che sarà questo punto, ok? Quindi per facilitare il lavoro iniziamo con gli alberi qua. Io adesso, come quasi sempre, lo faccio a memoria. Ho dato una veloce occhiata alla foto. È una foto che ho fatto io stessa al Parco di Sigurtà. Parco di Sigurtà è qui sul lago di Garda, è bellissimo e ci sono andata questa primavera o inizio estate, ecco. Quindi un albero, un secondo albero con gli intrecci. Importantissimo che ci siano gli intrecci degli alberi, ok? Primo piano, quindi questo è un po' più sotto, questo è un po' più sopra.
E terzo albero, essendo più lontano, finisce un po' più su. E anche qui ci sono gli incroci, ok? Perché anche dalla foto tu non vedi un albero che è singolo, no? Sono tutti insieme. Ok. Le persone, quindi la passeggiata, se questo è l'orizzonte, la testa la mettiamo qua, giusto? Una testa, seconda testa, la famosa U che abbiamo già visto, la persona semplificata e magari l'altra che è dietro, quindi non si vede tutta ma solo un pezzettino. Ok, non è difficile, volevo dire è facile. E abbiamo questo. Quindi le persone sono piccole, gli alberi sono grandi. Ok, qui dietro ho visto che ci sono dei cespugli. Possiamo fare un piccolo schizzo dei cespugli per capire che non è che finisce tutto lì. E qua ci sono un pochino di avvallamenti. E poi la cosa interessante è qua al primo piano ci sono queste macchie dell'ombra degli alberi, ok? Queste macchie vanno anche in prospettiva, vuol dire che questo è lontano, no? Rispetto alla prospettiva, lontano, vicino. Quindi se ho quelle macchie, qua in fondo saranno delle macchie piccole, ok? E man mano che mi avvicino diventano più grandi. E primo piano sono mega grandi, possono anche uscire dal foglio. E qua dietro sono piccole, ok? Questa è la prospettiva, piccolo, grande. Poi possiamo decidere da dove arriva la luce. Se arriva da qua, questo è chiaro, qui sarà scuro e dunque avrò l'ombra qua dell'albero e anche della persona, l'ombra è così. Poi possiamo fare un po' di riflesso. Ok, fin qui abbiamo già deciso un sacco di cose, c'è tanta carne al fuoco. Decidiamo anche quindi il fuoco. Abbiamo detto qui, e allora qua posso fare ad esempio tantissimo pigmento. Adesso lo faccio con la matita. E la matita non è il mio forte, però nella pianificazione non guasta, mi devo adeguare. Adesso mi giro il foglio. Perché odio la matita? Perché proprio non si muove. Non fa niente lei, devo fare tutto io, non è giusto. Sto scherzando. E già qua si vede negativo, ok, negativo, dipingeremo. E qua su positivo, quindi me lo posso già annotare, tac. Faccio una N per negativo. Qua una P per positivo. Ok, quindi ho questo bel ritmo positivo, negativo, ok? Poi l'acquarello mi dirà anche le sue cose, me le dirà lui e va benissimo così. P positivo oppure un po' di P, no, scusate, non P, negativo colorato. Ok, quindi questa P via. Negativo colorato, positivo. Le persone penso di farle anche in negativo colorato, dunque adesso nella mia pianificazione spariscono.
E già ti viene il coccolone, giusto? Sì, 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 sì. Sono sparite perché questo pezzo qui lo faremo in negativo colorato della persona qua sopra. Vuol dire che tolgo il colore dalla carta. Ok. Qui invece nell'ombra, qui tolgo il colore, togliere il colore dall'umido. Ok ragazzi, queste chiazze qui, 1, 2, 3, 4, 5. Va bene? Penso che con questo abbiamo fatto una bella pianificazione. I colori sono tua scelta, ok? Sempre. E io come al solito andrò sui blu perché sono già pronti, ce li ho già qua. Dunque, adesso prepariamo il foglio di lavoro e poi vediamo come muoverci. Ok, sono pronte. Spero che si veda bene. Da brava massaia anche qui prendo un foglio che è già dipinto dall'altro lato, perché questa è carta da 640 grammi e quello che ho fatto dall'altro lato non mi piace e dunque lo riutilizzo. Dietro è carta Hahnemühle, come vedi è già sporca qua, ma questo non mi blocca per fare l'acquarello. La macchia ce l'ho lì ed è una macchia ideale per il primo piano, quindi me la metto qua sotto, ok? Adesso ci ricordiamo quello che abbiamo detto prima nello schizzo. Abbiamo detto che gli alberi sono qua più o meno, giusto? Qua, poi qui ci sono i cespugli, qui abbiamo detto negativo, qui abbiamo detto negativo colorato, positivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che intanto adesso faccio la fusione, ok? La fusione vi fa tanta paura, e invece no, invece è bella. È il gioco delle cose e si gioca. Quindi intanto, come vi ho detto, ho preparato i blu, non preparato, li ho solo bagnati, ok? Ho qui i blu, poi avevo e ho i colori sul piattino, blu di Prussia, no, questo è blu zaffiro, questo è come si dicono quelli lì, granulosi, tinta neutra, magenta, bianco che poi qua è azzurro. Bagno tutto e voi sapete che i colori della schmink, anche se si sono asciugati, dopo vengono subito belli fluidi una volta che li bagniamo. Quindi il nostro approccio adesso qual è? L'approccio è che faccio la fusione, ok ragazze e ragazzi? Se tu fai la fusione non fai già l'acquarello finito, ok? Quello è sempre il nostro dilemma. Vogliamo fare l'acquarello finito quando invece stiamo facendo la fusione. Ok? Quindi questa cosa ve la voglio un po' togliere dalla testa. Tu non stai facendo in questo primo step, non stiamo facendo l'acquarello finito, ok? Abbiamo le idee in testa, è vero, ma sto mescolando i colori, ma stiamo facendo la fusione, ok? Che la fusione non è l'acquarello finito, va bene? Questo lo voglio sottolineare perché spesso c'è questa idea, no? Che invece non è così. Quindi abbiamo detto qua c'è l'orizzonte, qui ci saranno gli omini, questo è il fuoco. Se quello è il fuoco, inizio con il colore bello, denso, e tu sai che già giro il foglio. Perché giro il foglio? Perché così
ho il colore che va nella direzione che voglio io. Questo è un bel blu scuro, goccia, e tengo benissimo quel bianco, ok? Negativo. Tengo il foglio nella direzione della goccia. Perché la goccia cammina e dunque il foglio non lo attacco assolutamente al tavolo. La goccia va negativi. Vedi che c'è tanta goccia? Quella tanta goccia, ragazzi, la dobbiamo mantenere, perché se si asciuga, tipo qui c'è il rischio che si asciuga o qua sotto, devo già andare, vado già e prima che si asciuga ammorbidisco, ok? Perché sennò hai quella linea bella densa che non ci serve, quindi ammorbidisco già, ammorbidisco e sto andando su negli alberi. Prendo ancora un po' di pigmento. Volevo fare anche il terzo in negativo, ma mi sa che quello viene negativo colorato. Vedi cosa intendo con il mio atteggiamento, ragazzi? Non è importante la nostra idea della pianificazione, ok? È importante quello che poi succederà sulla carta. Adesso sfumo. Sono sorpresa, c'è un bel viola. Poi qui abbiamo detto, qui costruiamo il negativo colorato, giusto? Sì. Se lo voglio costruire ho bisogno del volume, quindi ho bisogno del colore. Qua su abbiamo detto positivo, allora qua sfumo. Tengo così e qua si asciuga. Quindi questa è già la mia pianificazione. Adesso mi sposto in qua. Abbiamo detto che qui ci sono gli omini, giusto? Sì. Gli omini, ci sono quelli che vanno a passeggio. Se quelli li voglio fare in negativo, colorato, ho detto nella pianificazione, allora qui ho bisogno di colore, ok? E tu ti chiederai, ma come fai a mettere il colore se dopo devi mettere gli omini? Io lo so. E dopo ti faccio vedere. Ok, quindi qui fuoco, addensamento, e qua andiamo a sfumare. Mentre sfumiamo bagniamo anche il foglio, si bagna, giusto? Adesso prendo questo pennello, acqua, e porto un po' fuori. Qui c'è la brutta macchia del vecchio foglio, perfetto, quindi qui mi metto, posso lasciare lì un po' di bianco. Qui è tutto bagnato, riprendo gli stessi colori, ovviamente, densissimo. E voglio anche coprire questa macchia qua, quindi ci vado sopra, basta. L'acquarello è potente, è coprente, però è anche trasparente, ovviamente,
ma è potente, è quello che voglio dire, nel senso che tu puoi assolutamente coprire una cosa che non ti piace. Ok, e fin qua ci siamo. Qui ho delle gocce, vedi la concentrazione del colore, qui c'è tanto, qui c'è quasi niente. E qui vado a coprire questo. Poi siamo qua nel primo piano, giusto? E ho detto che qui voglio fare riflesso delle macchie. Quindi mi prendo un po' di carta, qui è tutto umido, e con la carta vado a pulire il colore più piccolo, più grande, le macchie. Vedo che però con la carta vuole fare poco e niente, quindi vado col pennello. Cosa sto facendo? Sto togliendo il colore nell'umido. Sto togliendo il colore. Qui hai bisogno di un pennello un po' più rigido. Qui abbiamo detto la macchia più piccola, quindi metto più colore. Qui togliamo. E se non viene, se proprio non viene, che vedi che viene poco, per adesso sta venendo un po' poco qui da me, nulla vieta che dopo alla fine ci metto del bianco. Non è vietato, ok? Anche se qualcuno lo pensa, però non ce ne frega niente. Facciamo quello che ci piace. Ok. Adesso qui è ora per togliere le teste e il busto delle persone. Ok, così. Adesso prendo un pennello piccolo, lo bagno, puoi prendere qualsiasi pennello piccolo, E adesso nell'umido vado qua e tolgo la testa, per questo è negativo colorato la testa, il busto. Ops. Il busto, vedi che è umido? È umido, vedi che viene? Quindi questa è la testa, questo è il corpo e le gambe le facciamo poi positivo. Una persona, facciamo la seconda. Qui devi fare attenzione a non prendere troppa acqua, sennò si espande all'infinito. Quindi poca acqua, ragazzi, ok? Qui c'è tutto il gioco di quando faccio cosa. Se tu fai una cosa in un momento, l'acquarello ti risponde. Se fai un'altra cosa, non ti risponde nello stesso modo. Sono due, magari facciamo una terza qui. E lo posso fare solo adesso, ragazzi, solo adesso, perché adesso è umido. Qui rischio che diventa troppo grosso, quindi mi devo un po' sbrigare. È diventato troppo grosso. Vabbè, dobbiamo vedere dopo come rimediare. Nel senso che le cose succedono nell'acquarello, ok? E noi le accettiamo e le abbelliamo, le integriamo. Ok, adesso abbiamo 1, 2, 3 persone che chiacchierano. Poi abbiamo detto che qui c'erano un po' di... mi ricordo e vedo dallo schizzo.
Quindi prendo gli stessi colori, qui è chiaro ed è umido, faccio andare il colore da solo. Sì, vedi che va e ti fa lui il cespuglio, ok? Te lo fa lui. Adesso ci fa il cespuglio, ci fa questo bel regalo. E lo sto facendo su umido, ok? E qui vedi anche le dimensioni, quindi grande, piccolo. Ok. Poi lo lasci stare, non è che dobbiamo cincischiare troppo. Però qui ragazzi è il momento dell'ambient, ok? È sempre il momento giusto per delle cose. Ok, adesso qui un po' storto, così è storto il telefono. Perdonatemi, così si vede meglio, ok? Quindi è umido, spruzzino, in questo umido ma metto le mie macchie di ambient che voi conoscete benissimo, eccolo lì, eccolo qua. E lì dove sarà umido ti fa questo effetto, ok? Inoltre, essendo ancora umido, se qui ho tolto le persone, qui ho messo i cespugli, con questo pennello sottile, lo scroll, qui posso andare a togliere del colore se viene. Ho aspettato troppo. Ok, ho aspettato troppo, o forse no, in qualche parte viene. Vediamo qua su. No, ho chiacchierato troppo, ma guarda un po'. Eccola, qua viene, qua si vede. Quindi è sempre il momento giusto nella superficie della carta, va bene ragazzi? Il momento giusto nella superficie della carta, eccolo lì. Quindi se aspetti, se sei timoroso, se sei che ne so, diventa impossibile togliere il colore. Tutto questo che facciamo adesso è il primo step, quindi è il primo passo. E qua su vedi già che bella atmosfera? Posso, in questo umido, posso decidere di voler avere dei rami un po' più, non sagomati, morbidi, un po' più morbidi, quindi posso prendere il pigmento. Abbiamo deciso che lì facciamo il positivo. Prendo il pigmento pieno, vado qua a mettere già un po' di positivi, però essendo umido, vedi come si apre? Di questa cosa devo essere consapevole, quindi se io lo faccio adesso, io so che adesso ho questo effetto, va bene? Quindi giochi con gli effetti, se questa cosa la faccio tra mezz'ora non è più così, ovviamente. Quindi ci sono delle cose che possiamo fare su umido e altre cose su asciutto. Adesso ho solo 2 alberi, nella pianificazione c'erano 3, ma non fa niente, giusto? Perché dopo ci mettiamo anche l'altro. Ok, questo è il primo step. Io adesso gli do un altro po' di ambient, che vuol dire spruzzino, fatto da lontano.
E vedi come fa? Questo è molto bello per dare l'idea della chioma che c'è. Vedo se posso togliere ancora un po' di colore nelle persone. Nella testa, ok. E ok, adesso per i miei gusti questo bianco è troppo bianco, ok? Però la forma che gli ho dato è già impregnata nella carta ed è quello che volevo. Però è troppo bianco, quindi adesso giro il foglio, prendo lo spruzzino, il colore è ancora umido e faccio entrare il colore esterno dentro la sagoma dell'albero, qua e là, ok? Non dappertutto, vedi? Tengo nella direzione, asciugo il tavolo, adesso è così, quindi è molto più integrato di prima. Asciugo la goccia ovviamente e adesso ragazzi è quel punto che conosciamo benissimo, lo devo fare asciugare, ahimè. Ahimè, devo aspettare circa un'ora, direi, minimo un'ora. Io so che a questo punto tutti vorrebbero andare avanti, ma non è così, ok? Adesso dobbiamo aspettare. Quindi ci vediamo nella seconda parte, anzi nella terza del video. Ragazzi, benissimo, è asciutto, ok? Dovete fare veramente cura, dovete avere cura che sia asciutto. Questa è la situazione che abbiamo visto prima. Adesso mi metto e guardo, ok? Vado a cercare il tesoro nella macchia, ok? Qui ad esempio vedo che il tronco è troppo sottile. Questo è giusto, qui abbiamo fatto già la velatura su bagnato, poi abbiamo detto che in questa area facciamo il positivo, qua il negativo colorato, qua il negativo che avevamo già fatto, ok? Adesso qua il tronco rispetto a questi rami è troppo stretto, dunque adesso andiamo a iniziare a fare le correzioni. Quindi prendo lo stesso colore ma un po' denso, il colore che abbiamo usato prima, no? Il blu di Prussia con un po' di tinta neutra. Mi metto sul lato, controllo se si vede, sì, si vede. Vado qua e allargo visivamente questo tronco, ok? Lo allargo visivamente, sciacquo il pennello e lo sfumo. E adesso l'occhio vede il tronco che è così, ok? Dopo lo colleghiamo ancora con delle linee. Anzi, lo possiamo anche fare subito. Posso anche vado qua e collego, e dunque questo pezzettino di chiaro diventa tutto l'albero con questo negativo colorato. Sai che l'occhio vede quello che vuole. Ecco, adesso è collegato, ok? Faccio anche qui una piccola correzione. Quindi questo secondo step è proprio dedicato alla finitura, ok? Fusione e finitura, prolungo il tronco in fondo, sfumo. E
anche dall'altro lato. Mi devo sempre alzare per vedere se sono ancora dentro la videocamera. Ok, questa è tinta neutra, questo scuro che vedete. E ho fatto così. E anche qui possiamo un pochino, mi devo fare un segno, così sono dentro la videocamera, ok? E anche qui, come in questo, prendo delle linee con il blu e faccio le linee. Alcune, non esageriamo, però per dire che qua sotto sono le radici va benissimo queste piccole linee, ok? Qua sopra sono così, perfetto. E qui abbiamo detto che iniziamo a lavorare con il negativo colorato. Correggimi se sbaglio, non mi puoi correggere perché non mi puoi rispondere, ma dopo nei commenti magari. Ok, prendo il colore, vado col colore denso, negativo colorato, vuol dire che tutto quello che farò adesso sarà blu chiaro, quindi del colore che c'è sotto. Ok, quindi se sotto è blu chiaro io vado su con un colore più scuro, è ovvio che qua mi rimane il blu chiaro e io così costruisco il negativo colorato, colore denso. Qua sui punti esterni vado ovviamente a sfumare, perché se no hai delle macchie che non sono belle da vedere. E quindi qui ho creato il negativo colorato. Idem posso fare qui. Qui ad esempio ho questo negativo, lo prolungo col negativo colorato. Quindi va a gusto QB, come piace a te, come piace a me, e individuale, ok? Perché alla fine è così. Il tuo acquarello parla a te, il mio parla a me e viceversa. Ho dato un lato, voglio andare sull'altro lato, ragazzi, quindi giro il foglio, prolungo da questo lato, colore denso, ok? Denso. Poi qui posso già uscire con un rametto. Questo è così bello, questo è così bello, lavorare così. Perché segui l'acqua, ok? Vai sopra. E sfumo. Sfumare è importante, va bene? Perché è importante? È importante perché sennò hai quella chiazza. Poi lo riguardiamo da così, perfetto. Perfetto. Ho fatto un pochino qua e adesso è ovvio che qui non posso più lavorare per adesso perché è bagnato, giusto? Quindi vado a cercarmi un altro punto, ad esempio questo punto qui che è asciutto. Va bene, signore e signore? Sempre cercarsi il punto dove posso andare a lavorare. Quindi qua l'ho appena fatto, stop, vado qua. Colore denso. Vedi come l'ambient mi ha dato questa struttura sulla carta? È bellissimo. Quello che abbiamo fatto prima su umido, ok? Qui sfumo
È ovvio che questo albero è dietro questo, quindi questo ramo finisce qui, poi può continuare qua sopra. Quindi tic, finisce perché c'è questo e qua sopra continua. Sfumo. Sfumo. Giro. Qui poi dopo devi anche agire in modo abbastanza veloce. Vado qua e sfumare, e così abbiamo l'illusione che questo va dietro questo, ok? Poi mi costruisco un po' di negativi colorati anche per il primo piano, ovviamente. Attenzione a non mettere la mano dove è ancora umido, se no ti rovini la superficie. Guarda che bello. Guardate che bello, e io sono sempre entusiasta. Che ci posso fare? Nada. E questo lavoro qui, ragazze, potete continuarlo finché vi piace. Chi ne fa di più, chi ne fa di meno, di negativi colorati, a me piacciono un sacco. Ok. Veniamo... Allora, questo l'abbiamo capito, giusto? Dopo fuori camera ne faccio ancora un pochino, perché se no mi prende tanto tempo, perché magari ne faccio ancora un po' qua sotto. Veniamo agli omini. Riprendo il pennello piccolo piccolo, riprendo il colore denso, blu, e adesso abbiamo questa sagoma, no? C'è la testa, c'è la spalla. Il colore è denso, la testa la lascio, intanto do la spalla, scurisco un po' il colore perché vedo che non si vede, do la spalla, do qui un po' di sagoma, la testa la facciamo così, scura, e qua la gamba e un'altra, e qui magari un braccio che va così. Quindi adesso su asciutto si va a definire la persona. Questa era davanti, però adesso è arrivata questa qua davanti, ho preso il sopravvento, capito? Nel senso che non siamo schiavi della pianificazione, va bene? L'acquarello vuole la sua parte e noi gliela diamo. Eccoli qua, 1, 2, 3. Poi abbiamo detto l'ombra così, ma quella la facciamo per ultimo. Ecco qua, fatto questo, vedo che le macchie bianche non sono così visibili, ok? Non sono così visibili. Dunque abbiamo detto che rinforzo un po' con il bianco titanio, o un bianco che hai. Il bianco titanio è un bianco coprente. Lo prendo abbastanza denso e inizio qua, ho già un bel bianco, e inizio qua a rinforzare col bianco. Quindi includo questo bianco con quello che prima ho tolto. Va bene? Anche qui includo questo bianco dell'acquarello con il bianco che abbiamo già tolto prima nell'umido.
colore bello denso. Anche qui c'è il bianco sotto, ma quello sopra è sparito. Ne metto un pochino denso, come vedi, denso, ok? Anche qui denso, non avete paura, non succede niente. Piccolo, grande, piccolo. Ok, qui è un po' sparito anche il cespuglio. Sono tutte cose che dopo vediamo, no? Che vediamo. E questo è l'orizzonte del dipinto, questo è l'orizzonte invece della testa. Seguo questa linea col bianco, seguo qui ho perso i cespugli, però rinforzo quel bianco qua in fondo. La carta è un po' ruvida, per quello vi dà questo effetto frastagliato, che però non mi dispiace. È la carta della Hahnemühle. Ok. Anche il bianco delle persone è sparito un po', dunque metto solo un accento bianco qua. Luce anche sulla testa, perché no? E sulle scarpe, così si vede che camminano. Ecco, 1, 2, 3. Poi abbiamo detto che nella pianificazione c'erano 3 alberi, giusto? Qua non ci sono. È un problema? No. No, 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 non è un problema. Adesso cambio il pennello, metto il bianco qua un po' più grande per la prospettiva, quindi piccole macchie, grosse macchie, grosso, ok? Grosso, bello denso, tac. Medio, piccolo, più piccolo, più piccolo. Importantissimo, ok? Poi abbiamo detto un terzo albero, non c'è. È un problema? No, 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 non è un problema perché lo metto. Quindi stessi pigmenti, blu, un po' di viola e tinta neutra. Primo piano, secondo piano, terzo, quindi questo si può nascondere qua dietro, va un po', è cresciuto un po' male, quindi storto voglio dire, giro e sfumo e quell'albero lì diventerà blu perché sotto c'è blu, giusto? Quindi ricordati che puoi inserire un elemento quando vuoi, basta che sia asciutto. Ok, anche qui facciamo un bel negativo colorato, sto andando sul bianco con la mano, vabbè. Sfumo. Giro il foglio, adesso vedi che mi sono sporcata, negativo colorato, negativo colorato, vado su e qui faccio un po' la ragnatela. Ok, vedi, adesso c'è 1, 2, 3, ok? Ovvio che questo non si ferma qui, va in su, giusto? Quindi lo devo un pochino accompagnare. Fa qua, però questo è davanti a quello, quindi sono qua dietro. Così.
vi ricordo di sfumare e quando facciamo il negativo colorato vi ricordo anche che il colore è denso, ok? Tanta roba, tanta roba. Eccolo qua. 1, 2, 3. Qua facciamo qualcosa, sì o no? Sì o no? No, no, perché abbiamo detto che questo è il nostro fuoco. Quindi se vado a caricare qui, distolgo l'attenzione da questo. Però abbiamo detto che vogliamo fare un po' più positivi qua sopra, giusto? Quindi abbiamo il mix di negativo, negativo colorato, positivo. E devo rispettare la gerarchia. Quindi questo è davanti, quindi se io qua metto un ramo bello denso, questo andrà davanti a questo e mi faccio la mia ragnatela. Adoro dipingere gli alberi, l'avete capito, lo sapete. Colore denso, Adesso sono col colore molto denso e completo con i positivi. Questa sequenza è importante davanti, mezzo e dietro. Ok. Ha messo una musica un po' da disco, scusate, lo fa lui il sistema da solo. Quello che vedi, che per me è importante dirti, che questo dipinto non ha assolutamente niente a che fare con la foto, nel senso che la foto mi ha dato l'input, basta, ok? Non mi ha dato per niente né il colore, né l'atmosfera, né niente. Mi ha dato la composizione volendo, ok? Però dai, ci mettiamo una silhouette, sì. Ci mettiamo una piccola silhouette di case, perché qua vedo già un tetto, lo vedi? Qui c'è una piccola cupola, qui c'è un tetto. Lo metto perché la foto innanzitutto già non l'ho stampata e poi abbiamo detto che usiamo quello che c'è sulla carta. Io qua questa linea chiara per me è un tetto, quindi faccio una linea un po' irregolare, sfumo. Quando sfumi pulisci subito il pennello. Poi, quindi utilizziamo quello che abbiamo sulla carta, ok? Questa è l'opportunità del dipingere con l'acqua. Tu sei tu, quello che ha fatto la tua carta l'ha fatto con te, giusto? Con me ha fatto un'altra cosa, con un altro farà ancora un'altra cosa. Perché questo? Perché è così. O facciamo l'acquarello giusto, vero e proprio, e quello mi dà mi dà un po' di claustrofobia, per cui non lo faccio, lo sapete. E dunque faccio quello che è poi sul nostro foglio.
Guardate come si integra bene. Qui sto aspettando per fare la cupola perché è umido. Ok, se questo è il tetto, ho detto che è il tetto, prendo il pennello, mi appoggio benissimo con la mano e vado qua a fare delle linee molto sottili. Ok? Le faccio in quella direzione, poi magari qua cambia la direzione. Appoggia bene la mano, che se l'appoggi bene bene ti dà quella sicurezza che dobbiamo avere per avere una linea sicura. Sfumo e per me mi piace. Adesso che qui è asciutto vado a fare l'altro pezzettino. Sì, l'altro pezzettino è qua. Sfumiamo. Ok. Appoggia la mano, così. Importante sfumare, perché se non si sfuma hai la linea diritta, così. Adesso prendo di nuovo lo stesso pigmento e facciamo delle finestre minuscole, proprio piccole, per dare quell'idea del lontano. Qui dobbiamo esagerare con la piccolezza, ok? Più piccola è, vedi? Più sembrano lontane. Ok, posso pensare che va avanti qui, ma qui farò ancora un po' di lavoro con il negativo colorato. Ok, prospettiva, metterò 2 o 3 linee in questa direzione che adesso vi spiego. La direzione è così, questo è il punto diritto, ok? Quindi la linea diritta, e qua fa questo lavoro, quindi ho un punto di fuga e da quello faccio 2 o 3 linee di prospettiva e lo faccio col bianco. Quindi mi prendo idealmente la mia linea, il bianco è denso, e faccio sottile però, senza essere troppo, come dire, non troppo, ma avete capito? Soft. Queste linee qui ti danno una bellissima prospettiva. Ok. Vedi? Che così si capisce che stanno camminando in una zona, una zona piatta. Io adesso il video lo finisco qui, ragazzi, però lavoro ancora un po' qui con il negativo colorato, ok? Dopo lo vedrete sulla foto finale. Lo faccio perché è un lavoro un po' più lungo,
tanto la tecnica l'avete vista qua, no? È un lavoro un po' più lungo, se no il video diventa di 2 ore e non carica. Ok? Allora, buon divertimento con questa lezione e fatevi ispirare dai colori e da quello che succede sul vostro foglio. Ciao ciao!